Ciao a tutti, ci troviamo qui in Germania, ad Essen, in un ex complesso minerario riadattato a complesso turistico, e siamo qui per la presentazione della nuova Sportster S. Come vedete qui una folta schiera di mezzi pronti per essere provati. La moto ha un motore che deriva 1250, che deriva da quello della Pan America, 120 cavalli per 127 Nm di coppia, 6.000 giri, mappatura elettronica, nuovo telaio monoammortizzatore, nuove forcelle a steli rovesciati. Questa qui è la nuova proposta di Harley per una prima fase di una nuova gamma di sport. E assieme alle nostre moto, abbiamo un bel pacco della concorrenza con la quale faremo una comparativa. Abbiamo Ducati DL, BMW, Triumph e Indian. Avremo appunto la possibilità di provare tutte queste moto per capire un po' dove ci andiamo a posizionare e dove si andrà a collocare la nuova Sportster S, di cui fino adesso si è stato detto un gran bene. Quindi vi aspettiamo per la prova, per il test più tardi. Eccoci ragazzi qui a Essen, dove ci apprestiamo a partire per la prova di questa Sportster S 1250. Sono salito su una moto con i comandi centrali anziché avanzate. Ok, e usciamo su queste strade della Germania per questo test. Andiamo ad iniziare questa prova. La moto che ci hanno assegnato ha 1 migliaio di chilometri. Allora, la prima impressione in sella con questa moto, con le pedane opzionali, le pedane centrali, è di una posizione, per la mia altezza, la mia altezza di 1,70 m, è una posizione molto naturale, ben seduti in sella, con i piedi che lavorano bene sulle pedane, si riesce a far forza, e anche la posizione del manubrio è naturale. Sicuramente per una persona più alta le pedane avanzate saranno sicuramente migliorative per l'impostazione della guida. Una cosa che mi incuriosisce molto è questo pneumatico anteriore da 160, quindi una sezione importante. 160.17 all'anteriore, 180/16 al posteriore. Ma la prima impressione è veramente la maneggevolezza di questa moto, nonostante appunto la sezione importante. Adesso poi approfondiremo un pochino
il test appena riusciremo ad andare in una strada un po' più scorrevole di questa che è il centro cittadino di questa zona mineraria, una zona della Ruhr tedesca, zone dove la sussistenza principale erano le miniere di carbone. Infatti nella struttura dove siamo noi è diventata, c'è una gigantesca struttura mineraria dismessa dell'86 che è diventata addirittura patrimonio dell'UNESCO. Allora, eccoci qua, continuiamo con questo test drive di questa Sportster S. Ora siamo in modalità sport, vedete qua la mappa inserita, la mappa sport. Speriamo che le strade ci permettano di guidare un pochino, perché fino adesso è stata abbastanza controllata la cosa. Allora, si nota subito che nonostante il pneumatico di grossa sezione davanti, la moto si inserisce bene, curva bene. Ovviamente appunto si sente un avantreno importante, molto stabile e con un bel appoggio, però la moto si inserisce bene e scende anche in piega abbastanza bene. Ovviamente non dobbiamo farci prendere la mano. Eccoci qua, questa è la mappa sport. Purtroppo siamo già in una zona 50 all'ora e qua, ragazzi, le zone si rispettano, qua i limiti si rispettano. Ottima la frenata, nonostante appunto era stato evidenziato che ha un solo disco e una sola pinza, ma un impianto premium della Brembo. Vedete il motore che risponde, spinge veramente forte, una gran coppia, un gran tiro. Ha 127 Nm di coppia questo motore a 6.000 giri e si sentono tutti. Tornando alla frenata, impianto anteriore premium con disco, adesso ci fermiamo che c'è Maurizio che segnala qualcosa, con disco e pinza Brembo, non fa assolutamente rimpiangere l'assenza del secondo disco. Ottima la forcella, pluriregolabile come vedete, è regolabile sia come compressione molla che come idraulica, che come compressione idraulica, che come estensione idraulica. Il calore, ripeto, il calore, nonostante i tubi di scarico che passano all'altezza della coscia, è ben riparata la gamba, perché c'è una prima paratia, vedete sotto, di metallo, e poi una paratia di resina, materiale termoplastico, che ripara bene dal calore. Vedete anche a mano nuda, assolutamente, appena si avverte la temperatura. C'è già troppa gente da vedere, quindi io non posso essere d'aiuto. Ecco, risolto.
Finalmente ripartiamo dopo questo veloce pit stop. Vedete con la mappa sport il motore veramente molto pronto e aggressivo, molto divertente, fluido, regolare. Guardate qua, in sesta marcia, 2000-2500 giri, apre il gas, riprende tranquillamente, senza incertezza. Gran bel motore, gran bel motore. Un gran bel motorino. Vedete che pneumatico di grossa sezione, però come vedete ha una forma a pera, vedete, appuntita al centro, e questo permette che la moto, nonostante appunto la grossa sezione, scenda e piega bene e risulti maneggevole. Siamo appena scesi dall'Indian, sicuramente un'ottima moto, però molto estrema, impostazione in sella, pedane molto arretrate, gambe arretrate, mentre questa è una bella seduta confortevole. Bene ragazzi, abbiamo concluso questo test sulla nuova Sportster 1250S. Siamo stati graziati perché abbiamo trovato la pioggia solamente al test concluso. Infatti qui la moto a disposizione che come vedete bagnata. Allora, prima di dire le impressioni di guida vi volevo ricordare un po' la moto. Allora, la moto che la nuova Sportster 1250S, che è dotato di un nuovo motore V-Twin Revolution Max 1250T da 121 cavalli e a 127 Nm di coppia. Il motore è bello con questa finitura color bronzo, è veramente un bel motore. Il motore è parte stressata della ciclistica, in quanto anteriormente alla parte anteriore del telaio e la parte posteriore imbullonata al motore, quindi fa sì che la moto sia comunque leggera con solo 228 kg in ordine di marcia. Il serbatoio, è bello anche il serbatoio da 12 litri, 11 litri 8, con questo nuovo logo che a me sembra molto indovinato. Il tutto poi è servito dalla strumentazione da 4 pollici con tutto l'infotainment e la possibilità di collegare il telefono col Bluetooth, quindi di ascoltare la musica, di navigare, e poi dotato di riding mode, quindi le famose mappe. Sono 3 mappe, sport, strada e rain personalizzabili, e più 2 personalizzabili. Le forcelle e l'ammortizzatore sono Showa, completamente regolabili, sia la forcella che l'ammortizzatore. Impianto frenante dotato di un bel disco anteriore da 320 mm, servito da una pinza radiale che veramente mi fa una bella frenata. La sella con un codino che ricorda un po' le moto da flat track, è 750 mm da terra, e la moto fa sì che sia una moto divertente e sicura. Allora, le impressioni di guida è una moto divertente, come dicevo, divertente, sicura. Il pneumatico che è importante davanti, come sezione da 160 mm,
ha però una conformazione che la rende agile e maneggevole. Ha un'ottima frenata, veramente la frenata è uno dei suoi punti di forza, e le mappature sono significative, cioè si sente proprio la variazione. Sport molto potente, una grossa risposta, una velocissima risposta al gas, la strada un po' più quieta, un po' più riflessiva, mentre la Rain è proprio una mappa per viaggiare in sicurezza quando ci sono le condizioni come vedete qui, con l'asfalto bagnato o il freddo, perché la potenza viene veramente limitata e la risposta al gas si fa molto lunga. L'impostazione in sella a me è piaciuta, sia questa con le pedane avanzate che anche, abbiamo provato anche quelle con le pedane centrali, a me sono piaciute tutte e due. Ha un bel manubrio, ci si sente bene in sella, si è posizionati molto bene. Divertente, ripeto, potente e sicuro. Poi diciamo è anche un'estetica particolare, è uscita da quelle che sono i nostri schietti, tenendo comunque i richiami al passato. Questi scarichi alti li abbiamo visti sugli Sportster 1000, abbiamo questo codino che chiama il flat track, il fanale chiama l'ultima generazione di software in flat bottom, quindi è una moto che stacca, diciamo, col passato, pur mantenendo sempre un certo feeling. Quindi ragazzi, la moto, l'impressione è veramente più che positiva, venitela a provare perché è un gran bel andare in